Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, video insolito. Video insolito, ma come sapete io non posso esimermi nel darvi tutto ciò di cui faccio esperienza e tutto ciò di cui mi faccio portavoce attraverso l'esperienza. Come vi insegno sempre, l'esperienza, la persona spirituale o comunque sia l'atto spirituale, la vita è un'esperienza empirica spirituale. Si deve fare esperienza della vita in modo empirico, è quello l'empirismo radicale di cui parlo sempre, che vi insegno sempre. Allora, oggi dovevo fare il nostro lui-lei, il nostro lui-lei, che sono qui attaccati con lo scotch, il nostro lui-lei. Allora, e sarà un po' diverso questo lui-lei. Allora, sono state 48 ore di fuoco, inferno. E allora io pensavo costantemente a voi, no? Devo fare i video alle ragazze, ai ragazzi, devo fare il video. E... Allora, ma io vi voglio raccontare di questo inferno perché è attraverso l'esempio che senti il coraggio, essendo tu me, la stessa cosa, è attraverso l'esempio che io ti passo il coraggio che tutti noi abbiamo. Allora, sono state 48 ore d'inferno perché vi ho pubblicato le previsioni settimanali sapendo questa cosa che vi sto per raccontare, ma al tempo stesso non sapevo come si sarebbe voluta. Allora, ho coniato una nuova formula psichica da questa esperienza. È reale perché è irrazionale. È reale perché è irrazionale. E allora il nostro lui-lei, di cosa si fa portavoce il nostro maschile? Qual è la realtà che vede il nuovo maschile? La nuova realtà che vede il maschile che si esercita e che la pratica è l'irrazionalità del femminile, è l'intuizione, è l'emozione, è l'invisibile, è l'imprevisto. Allora oggi facciamo lui-lei che va a sradicare la radice di una paura profonda, che è quella della morte. Allora, ancora non so come ve lo voglio dire. Vabbè, sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere, mi alleo ai miei avi, ai miei antenati per realizzarvi questo video importante, utile, è come se fosse una falce che va a sradicare la paura profonda. Allora, quello che ci arriva, la pacificazione delle immagini perturbate della nostra vita non avviene mai una volta soltanto che facciamo la pratica, ma avviene a gradi di intensità sempre più elevati, sempre più elevati. Ero con i miei amici in spiaggia e mi chiama mia madre dicendo che papà Gianni, il nostro Gianni San, era al pronto soccorso, crisi respiratoria, non respirava più. Ecco, allora non ve la racconto tutta. Papà adesso è rientrato, cioè nel senso sta in ospedale ma è sotto osservazione, sta molto meglio, stanotte è riuscito a dormire, quindi è tutto passato. Però cos'è che io vi voglio raccontare oggi? Dalla strada in macchina fino all'ospedale io ripetevo il mantra Indra Ya Nama, Indra Ya Nama, Indra Ya Nama. Invocavo il dio Indra affinché ciò che stavo sperimentando avesse un effetto contrario come l'avrei presa in altri momenti. Un effetto buono, un effetto positivo, il mio dolore. E arrivo in ospedale, non mi facevano entrare,
ovviamente, non mi facevano entrare. Appena si è aperta la porta, senza che io chiedessi il permesso, sono scappata dentro al pronto soccorso, ok? Dentro, non mi facevano entrare. Mia madre, che fai, che fai? Lasciami stare. Boom, sono andata dentro, l'ho visto papà che stava seduto sul lettino con la maschera d'ossigeno, faceva fatica a respirare, aveva questo fiato corto e allora ho detto va bene papà, ok, va bene, adesso ti faranno tutto quello che ti devono fare, ti ricoveranno, eccetera, eccetera. Una notte intera in ospedale, in pronto soccorso. Vabbè, perché voglio andare al punto di questa situazione. Le immagini che la mia anima ha proiettato, e come si chiamano nello yoga sciamanico, i samskara. I samskara sono le immagini più impressionanti della nostra vita. Allora, il mio samskara più impressionante della mia vita è la dipartita di mio padre, ok? Quindi, quando vi ricordate, io vi ho scritto nel mio primo libro, che poi è la tesi di laurea in naturopatia, ho iniziato a studiare naturopatia tanti anni fa per la paura della morte dei cari. Quindi è come se già da allora io iniziassi a prepararmi all'impermanenza. Tutto è immagine, tutto è sogno, ma quando tu stai lì nel tuo dolore non puoi pensare che non è reale il fatto che tuo padre se ne possa andare da un momento all'altro, perché lo tocchi, lo vedi, è reale, che tuo padre è reale, lo tocchi, lo vedi, stai lì con lui, non è reale, non è reale. Guardate quanto è potente la mente. La mente è talmente potente che ti fa credere che tutto ciò che tocchi, che vedi con i sensi sensibili sia reale. Non è reale, non è reale. Allora questa consapevolezza agita sul corpo, anche attraverso le pratiche, e piano piano ti libererà dall'idea che tutto ciò che vivi sia reale e che è tutto un sogno, un'immaginazione, un'apparizione dell'anima. Allora, quando mio padre ha iniziato a stare meglio, i valori sono rientrati e tutto quanto, io continuavo a dire alla mia amica Chiara, perché tra l'altro sono successe cose magnifiche, cose meravigliose in queste 48 ore. Perché al pronto soccorso a un certo punto sono arrivati tutti i miei amici, perché amano Gianni Sana, amano mio padre, tutti amano mio padre, spaventatissimi, eccetera. A un certo punto, siccome ho un gruppo di amici molto stretto che viaggia sulla nostra stessa frequenza, no? Allora abbiamo pronunciato tutti insieme il mantra Ya, Indra, Ya, Nama, Sabbe Satta Sukhi Hontu. C'era mia madre lì, a un certo punto mia madre con un mio amico è andata a prendere calzoni rustici sotto il pronto soccorso, sotto la scritta emergency. C'era una situazione meravigliosa, questo picnic tra birre per loro, acqua frizzante per me, rustici, calzoni, vedevo tutto questo amore intorno, no? Allora iniziavo a percepire l'effetto dei mantra, l'effetto della consapevolezza, stava cambiando l'effetto dell'accaduto, no? Vi sto raccontando tutto questo per farvi capire come le cose, gli effetti cambiano. Non cambia il dolore che devi provare, l'evento che un ente, un'entità, spirito, non cambia, è quello, ma l'effetto cambia. Il dolore che tu devi sperimentare, che cos'è il dolore? Che cos'è la disperazione? È una dea, è un Dio. Allora sta venendoti a trovare quel Dio, perché per centinaia e centinaia di incarnazioni è sempre lo stesso Dio. Il tempo, non esistendo il tempo per l'anima, cosa fa? Non esistendo il tempo per l'anima, quel dolore lì, quella disperazione lì che provavo io, il mio samskara, l'immagine impressionante, me la porto dietro non solo da questa vita, ma da tante altre incarnazioni. Siccome per l'anima il tempo non esiste, è sempre la stessa, tutto accade adesso. Come vi ho spiegato, il tempo, che cos'è? Il tempo che noi percepiamo come tempo lineare serve affinché tu faccia l'esperienza di un'emozione diluita, altrimenti se ti prende tutta una botta muori subito, non ce la fai a fare l'esperienza sulla terra. Allora la stessa emozione di disperazione ti arriva diluita, dandoti la percezione del tempo. Il fatto che papà stia male, io è da quando sono bambina che mi porto avanti questa stessa emozione, è sempre lei, però me la diluisce nel tempo affinché io possa fare esperienza
diluita nel tempo e acquisire sempre più forza, sempre più potere dal fatto che mi alleo all'emozione della disperazione. Allora, stavo dicendo, papà è rientrato dai valori, è rientrato tutto, no? L'ho chiamato adesso, sto per andare di nuovo in ospedale. Checca finalmente ho dormito questa notte, sta bene, ma anche ieri stava già bene. Allora la Chiara mi disse, ma perché stai ancora così male, Fra? Lo so che ti devi vivere questo dolore. Ho detto, Chiara, non è il problema di papà se vive o se muore. Mio padre è un'immagine della mia anima, non c'entra più mio padre. Io mi devo vivere questo dolore, questa disperazione, alleandomi ad essa, stando nel dolore finché devo stare, devo raschiare proprio il barile in tutto per non perdermi neanche una goccia, per non perdermi neanche la possibilità di vivermi una goccia di questo dolore, come facevo in passato, che mi distraevo. Non devo distrarmi un attimo, sto qui nella presenza e non voglio che passi questa disperazione, voglio goderla tutta, non sto sperando che passi, perché è qui con me sin dalla notte dei tempi. Io sto sperando, se vogliamo utilizzare la parola sperare, che a me non mi piace perché non mi piace proprio sta parola, io sto allineandomi passo passo con questa potenza, è un'opera alchemica. Allora avevo questo dolore lancinante al petto, di soffocamento, pianti disperati, questi singhiozzi, la mia pelle mi facevo così, era tanto dolore, era tanta disperazione. Ma non volevo mandarla via, volevo allearmi ad essa. L'emozione è sempre la stessa sin dalla notte dei tempi, sin da quando ho fatto la mia prima apparizione sulla terra, non con il mio nome e il mio cognome, ma come anima incarnata in tanti corpi diversi. E allora, questo è il Kali Yuga, il momento più straordinario che le persone che si risvegliano hanno a disposizione per fare un salto inverosimile in un secondo. L'evoluzione che in un secondo si può fare nel Kali Yuga, che è l'età del ferro, nell'età dell'argento, che era un altro Yuga, si faceva in un anno. Pensa tu, in un solo secondo nel Kali Yuga tu puoi con una botta sola allearti a tutte le emozioni, infrangere queste catene devastanti nel cuore che ti separano dal Dio amore e aprirti. Il mio dolore era qua nel petto. Vi ho detto nel video sulla Kundalini che l'umanità è ferma al terzo chakra. Che cosa succede? Che cosa significano tutte queste esperienze di forte dolore? Non è dolore, è la resistenza che noi mettiamo all'amore che ci fa male. Mi spiego? Quindi l'umanità deve passare in pianta stabile al quarto chakra. Questo mi faceva male. Questo. E allora qua si stava spaccando questo. Si stava spaccando le resistenze che io ho all'amore, al darmi a quell'emozione. Quanto è difficile. Non è che è difficile per la mente, ma noi dobbiamo morire per nascere di nuovo. Allora ho fatto delle pratiche molto potenti che facciamo nei rituali sciamanici della morte mistica. Le facevo più volte al giorno. Facevo un po' qua, un po' all'ospedale, un po' qua, un po' all'ospedale. Poi guardavo mio padre e dicevo, questa è un'apparizione. Appare, scompare, non è nulla di reale. Allora mentre tu dici questa cosa e guardi l'oggetto, l'immagine tua impressionante che ce l'hai davanti, la tua mente ti dice, ma che cazzo stai dicendo? Ma che cosa sono queste stronzate? La mente ti dice questo, no? E allora tu persisti, tutto appare e scompare, è tutto un sogno, stai lì nel tuo dolore dicendo tutto un sogno, questo è il coraggio, questa è la rinascita, questa è la vittoria. Allora, la mia rabbia, che non è la mia rabbia, no? Non è la mia rabbia, è la rabbia, è una dea della rabbia.
è la dea della rabbia, che c'è qui prima di noi perché è un Dio. Allora trasforma questa rabbia in impeto guerriero, sentendo profondamente il dolore. E allora a un certo punto dicevo a Chiara, è reale perché è irrazionale, è reale perché è irrazionale, è reale tutto ciò che la mente non può controllare, non può gestire. La mente ordinaria, la mente razionale è finta, non è reale. Quindi è reale l'emozione. Anche se mio padre sta bene, è uscito dal pericolo, eccetera, cioè voglio dire, tra 2 giorni starà benissimo. Però tu senti quella cosa qua dentro. Perché? Non è razionale. Se c'è vuol dire che esiste ed è reale. È reale perché è irrazionale. Oppure se vogliamo è reale perché non è razionale. La mente ordinaria ti dice: ah, tuo padre sta benissimo, perché stai male? Qual è la verità? La verità è che se qualcosa la senti, se l'emozione c'è e la tua mente razionale sta dicendo che non è reale, ma tu la senti nel corpo e allora è reale solo ciò che è irrazionale. Quindi attraverso questa consapevolezza tu sperimenti il valore e la potenza di tutto ciò che non è gestibile, non è prevedibile, non è controllabile. E tutto ciò che la mente ti dice è una grande farsa. Quindi il nostro lui-lei. Allora questo lui-lei. Allora ci vogliamo dare una botta di consapevolezza evolutiva. Questo lui-lei, il nostro lui, che è la nostra razionalità e la nostra parte, sono le azioni. Allora che azioni andiamo a fare con questa consapevolezza? Cos'è l'azione? È il vivere consapevolmente ogni forma di emozione che esiste, perché viene dall'inconscio, perché viene dall'invisibile, perché viene dal femminile. Allora il maschile serve il femminile, l'irrazionalità. Il maschile è la parte dura che serve l'irrazionalità nel fare la pratica di stare con l'emozione. Allora la razionalità cambia di ottava, diventa più alta. La mente ordinaria diventa più alta e ti permette di compiere azioni che sono dettate dall'invisibile, dal femminile, dall'intuizione. Quindi il risultato, mentre stavo lì nel dolore, dicevo: ma tutto questo è terribile, è magnifico. Allora, scegliere di essere nella gioia significa questo. Significa essere nella consapevolezza. Tutto il dolore che posso sperimentare e che ho sperimentato in queste ore è forza, è pura energia. Le nostre memorie cellulari sono pregne di inconsapevolezza, sono pregne di vittimismo. Allora tu con questa nuova consapevolezza agisci. La magia, cos'è la magia? Se non l'arte di operare i cambiamenti con la volontà. La magia non è altro che l'arte di operare i cambiamenti con la volontà. Allora io voglio il cambiamento. Come si fa il cambiamento? Non significa essere esenti dal dolore o dagli eventi, perché sono enti, entità, spiriti.
ma significa andarci dentro, come il grande Perseo, l'eroe del mito greco, che va nel suo subconscio, chiamato anche simbolicamente il regno di Ade. Allora, io vi passo l'esempio di come praticare i pionieri della nuova era, i pionieri di quest'oro che sta nascendo in te. Qua fa male, questo fa male, perché non è che questo fa male, questo fa male, la resistenza che c'è sopra il cuore. Allora tutti i samskara, che sono le immagini più impressionanti della tua vita, arrivano affinché tu ti possa dare a questo dolore, a queste emozioni, affinché i limiti qua dentro si spacchino, tu possa finalmente morire a quest'io che invece vuole il controllo sugli eventi e salire nel quarto chakra dove c'è il maestro interiore. Secondo i Rig Veda, il maestro interiore ha la dimensione del pollice di una mano ed ha le sembianze di un bambino che ride. Non esiste il dolore, è pura forza, energia, e tu con queste pratiche riesci ad andarci incontro e diventare un vero guerriero, un vero maestro. Ieri mio padre, lui nel suo dolore cane faceva delle battute, dicevo papà ragazzi non devi ridere, mentre rideva si soffocava dalle risate, dico non devi ridere. Poi gli facevo tutta una pratica sciamanica incredibile, io che entro nel pronto soccorso di nascosto, un infermiere mi vede, fa signorina, corro da mio padre, gli metto la mano sul torace, papà adesso immagino una luce bianca che prende tutti gli alveoli, i bronchi e ripeti con me, so che sto inalando, so che sto esalando. E lui lo ripeteva. Io gli ho chiesto come ti senti? Sembra un po' meglio, poi continuava a tossire. Quello è, cioè facevamo psicologia immaginale, yoga sciamanico nel pronto soccorso, ma così, questa è la nuova umanità, e devo fare un applauso a delle figure di Os meravigliose, ho incontrato 3 figure di Os meravigliose che fanno yoga, ma questa è la nuova umanità, e quindi il problema non è perdere il controllo sugli eventi, sia fatta la tua volontà, non la mia che voglio tenermi mio padre fino a quando, non lo so, per altri 1000 anni. No, tu ti devi confrontare con questa paura della morte, tu ti devi confrontare con le tue paure, perché i samskara diventano sempre più forti, perché siamo nel Kali Yuga. Kali Yuga significa tutti i samskara, le immagini più impressionanti vengono fuori una dopo l'altra. Perché? Perché l'umanità, madre terra, vuole la gioia, vuole l'amore. Arriveremo di nuovo nella nuova età dell'oro, dove le persone avranno vite lunghissime, al termine delle quali, come ci racconta anche Esiodo nella prima età dell'oro, non ci sarà più morte né malattia. Le persone dopo 1000 anni si addormenteranno, passeranno su un altro livello di coscienza, divenendo spiriti guida, ma tu li vedrai perché non vedi più, perché non avrai più i filtri della dualità. Noi stiamo andando incontro a questo, ragazze mie, ragazzi. Allora, il coraggio dove sta? Nel fare le pratiche, nell'avere consapevolezza anche nella disperazione. Questo significa essere i pionieri della nuova era. Questo significa. Comunque mio padre mi ha detto non vedo l'ora di fare una diretta. Vabbè, comunque mio padre ha avuto praticamente questa crisi respiratoria, un'infezione polmonare che si stava portando avanti da un po', aveva paura di tornare a farsi i controlli, non se li è fatti per 6 mesi, quindi cosa è successo? Crisi respiratoria, portatemi in ospedale, per favore, ok? Quindi, ma gli eventi non arrivano perché hanno una causa, gli eventi arrivano perché hanno un fine. E negli effetti, nel fine, sono già contenute le cause.
Ogni evento che arriva, ogni immagine, ogni samskara ha l'obiettivo di liberare le nostre paure, attaccamenti e resistenze. Il fine di ogni cosa che accade è la libertà e l'amore. Ma la libertà da cosa? Dalle tue stesse paure. La paura della morte è la paura con la quale l'uomo si confronterà fino alla fine. Allora noi ci dobbiamo lavorare in vita, perché tutto appare e scompare, è tutto un sogno, è tutto un sogno. E tu ti alleni in vita anche se la mente ti sta dicendo ma che cazzo fai, scusatemi il termine. Tu ti alleni in vita perché la magia non è altro che l'arte di operare i cambiamenti con la volontà. Io voglio fare questa cosa, voglio. E la pacificazione delle immagini avviene a gradi di intensità sempre diversi. Io non è che non mi dispero adesso che mio padre disapparirà un giorno fra 100 anni, non è che non mi dispero, ma questa consapevolezza ti porta ad avere quella cazzimma, diceva mia nonna che era napoletana, quella cosa che ti permette di acquisire sempre più forza, sempre più potere per elevare i tuoi corpi sottili e per vivere nella gioia, Cioè, che cosa è successo? Tutti i miei amici sono accorsi, erano lì, sono stati con me fino alle 3 di notte per Gianni San, e mio padre ci vedeva dalle telecamere, poi io ero l'unica che mi intrufolavo dentro il pronto soccorso e guardavo e dice mio padre, vi ho visto dalle telecamere, ma sono tutti qui ragazzi, papà sono tutti qua, cioè stiamo facendo dei mantra fuori insieme a mia madre che portava i calzoni, papà, dico, tant'è che poi gli ho detto papà, ecco vi faccio vedere anche che non è che cambia anche il tuo modo di parlare a tuo padre, papà, la prossima volta ti uccido io. Perché almeno muori tra le mie braccia se ti uccido io. Ricordatevi, l'apertura del quarto chakra porta all'espressione del maestro. Il maestro è un bambino che ride e sta qua. Allora noi sono 48 ore che non abbiamo fatto altro che ridere. Quello rideva e si affogava di nuovo mio padre. Rideva, faceva battute. In continuazione. E agli infermieri, ai dottori. Dico papà, non ridere cazzo, se no ti affoghi. Ridi domani quando ti passa sta tosse. Allora questo ragazzi miei ragazzi, io ho aperto questo canale per un motivo più grande del mio, più grande di quello che potevo immaginare. E abbiamo creato una famiglia straordinaria, continuiamo a farlo perché io vi porto la mia esperienza di quanto riesco a tramutare questo dolore, di quanto questo dolore si trasforma in impeto guerriero, di quanto questo dolore si trasformi in forza, in pura energia. Allora stiamo qua, tutte unite, tutti uniti, a sostenere ognuna e ognuno di voi nel vostro dolore, nella vostra cazzimma, nel vostro essere guerrieri. Siamo qua tutte insieme perché io vi sentivo tutte e tutti. Non c'è un secondo che non penso a te, non c'è un secondo che non penso a te. Sento la tua energia, sento la tua forza, e quando tu stai in una situazione in cui devi spaccare le tue resistenze, grazie al dolore che ti arriva, io sto qua per te, ci sono io, ci siamo tutte noi. Ed è questa la bellezza di quello che stiamo creando. Questo è un momento epico, in cui noi siamo i protagonisti indiscussi. Allearsi alle emozioni significa ridare a madre terra quello che le spetta, l'equilibrio con la natura. Le emozioni sono gli dei, le emozioni sono la natura. E noi stiamo qua a fare una rivoluzione della coscienza e ci stiamo riuscendo tutte insieme, tutti insieme. Mi hanno regalato questo bellissimo anello, reduce dal Trono di Spade. L'ha creato un mio amico meraviglioso, non faccio il nome ancora. La spada che trafigge il cuore, trafigge le resistenze che ci sono nel nostro cuore. La spada di luce è la spada della consapevolezza.
la magia. E quindi, ragazze mie, ragazzi, il nostro lui-lei oggi si conclude qua in questo modo meraviglioso, affinché ricordate questa nuova formula psichica è reale perché è irrazionale, è reale perché è irrazionale, è reale perché è irrazionale. Allora il nostro maschile fa azioni di devozione, di servizio verso la parte invisibile, verso il caos. Essere nella gioia non significa essere senti dal dolore. Quanto più tu riesci a sperimentare emozioni forti, potenti, che la tua mente giudica negativa, tu riuscirai a sperimentare delle gioie statiche anche guardando un fiorellino. Ma se non scendi là sotto con consapevolezza, non da vittima, con consapevolezza, perché il punto non è quello che ti accade, ma rimanere vittime di quello che ti accade, vittime degli eventi. Sei tu e la tua anima che attira questi eventi affinché tu possa diventare un eroe, non per diventarne vittima. Allora mantra, formule psichiche e poi nel silenzio totale sentire quel dolore. Dove ce l'hai questo dolore? Io ce l'avevo qua, ce l'avevo qua. Allora senti quel dolore, maestro, fede in te. Ero nella disperazione, piangevo che sentivo, io non ricordo di quel dolore così forte, tranne quando papà è stato operato anche 7 anni fa di nuovo, ma ho fede in te, in questo dolore, ho fede in te, lo dici piangendo, disperata, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te, là che si rompe la diga, non del cuore, della mente, perché chi prova il dolore è la mente, l'anima sta provando un'enorme forza. Ok. Ragazze mie, ragazzi, per oggi concludo qui con questo podcast visionario dove ci vediamo. Adesso vado dal mio ragazzo Gianni San, vi porterò i vostri saluti. Tanto già ieri mi ha detto facciamo poi la diretta, che sì papà facciamo la diretta, ok. Quindi ragazze mie, ragazzi, grazie in eterno, grazie. Ricordiamo, è reale perché è irrazionale, è reale perché è magico, è reale perché è magia e la vita è pura magia, poesia, pathos. Ragazze mie, ragazzi, che tutti gli dei vi benedicano, ora e in eterno. Mua!